Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come vedete con due mazzi, ossia appunto i Romantic Tarot e gli oracoli delle energie delle fiamme gemelle di Agata Giordano. Ovviamente questi due mazzi parlano prettamente d'amore, di conseguenza la domanda che andremo appunto a fare quest'oggi ad entrambi i mazzi, ovviamente primariamente ai tarocchi e poi successivamente agli oracoli, è la seguente. È in vacanza o tra poco andrà in vacanza con la compagna ufficiale, che può essere appunto moglie, fidanzata piuttosto che convivente. Ecco, come sta trascorrendo o trascorrerà i prossimi giorni di vacanza con la compagna. Mi pensa, gli manco, cercherà comunque di contattarmi? Dunque, ovviamente parliamo di un rapporto, il rapporto che il vostro, diciamo, amante segreto ha con la compagna ufficiale e in particolar modo come andrà appunto a vivere i prossimi giorni, nel qual caso appunto sia in vacanza o appunto andrà a breve in vacanza con la compagna ufficiale. Io avevo già fatto una stesa di questo tipo circa un mesetto fa e ne rifarò un'altra tra un mesetto circa, proprio perché è una domanda che mi viene ovviamente rivolta molto spesso, perché sicuramente il periodo estivo è un periodo molto delicato per ovviamente storie nascoste di questo tipo, perché ovviamente per ovvie ragioni si deve in qualche modo essere distanti l'uno rispetto all'altra, ovviamente, ma appunto ne ho fatte, ne farò tre, ovviamente lungo tutto il percorso estivo, proprio ovviamente in virtù del fatto che non tutti ovviamente possono trascorrere le vacanze estive nel medesimo periodo. Dunque è chiaro che ci sono persone che solitamente per obbligo o per scelta hanno le ferie a giugno, altri a luglio, altri ad agosto. Dunque ovviamente preferisco appunto fare più di una stesa in modo da riuscire a coprire, diciamo, le festività e ovviamente le vacanze di tutti. D'accordo? Dunque, momentaneamente io ripongo il mazzo di oracoli e ovviamente diamo largo e ampio spazio invece ai tarocchi. Questa stesa verrà ovviamente eseguita con il metodo delle 8 carte o 7 più 1 come dico sempre io, dove il più 1 sta appunto per il consiglio degli arcani. È una stesa che a mio avviso direi molto importante e utile per una domanda di questo genere, perché analizza il presente in riferimento a questa persona, cioè come sta vivendo questo momento lontano da voi con la compagna ufficiale, su cosa potete fare affidamento e invece su cosa non fare affidamento, su cosa non dovreste in teoria affidarvi in riferimento a questa persona, cosa ha nel cuore, paure, ma anche per esempio speranze. Cerchiamo di capire l'ambiente familiare, come in qualche modo lo può condizionare, o comunque anche la presenza di amici, parenti in particolare. Cerchiamo di capire il karma, cioè quel filo rosso che lega ovviamente ancora lui a voi, e cerchiamo ovviamente di dare una rapida scorsa al futuro. Ovviamente a seconda, ragazzi, del valore temporale della carta estratta, perché voi sapete che ogni singolo arcano ha una propria periodizzazione ben precisa. E ovviamente carta fondamentale il consiglio degli arcani, cioè come voi dovreste vivere comunque ovviamente questi giorni, lontano ovviamente da questa persona. Dunque io inizio a mescolare il mazzo e dunque per il principio di sincronicità, per tutti coloro che dunque incapperanno in questo video o lo sceglieranno e che appunto vivono una storia clandestina con una persona che ad oggi è in vacanza o ovviamente sarà in vacanza a breve con la compagna ufficiale, cerchiamo appunto di capire ovviamente questa persona come sta lontano da voi, se vi pensa, se ha intenzione di comunque scrivervi, sentirvi. Vediamo.
Perfetto. Allora. Perfetto, allora allontano come sempre solo momentaneamente il mazzo di tarocchi dal tavolo di stesa e iniziamo appunto con la prima carta, ossia il presente, cioè questa persona come ovviamente sta ad oggi, chiaramente senza di voi, dovendo chiaramente stare lontano da voi. Direi piuttosto male. Qui abbiamo, allora, iniziamo una carta un po' pesante, abbiamo il 3 di spade, quindi sta male. Allora, questa è una persona che però non vive splendidamente, in maniera particolarmente brillante il rapporto a 3, perché direi che lo vive molto male. È un 3 di spade, quindi è una carta che ci riporta alle triangolazioni. Vedete, qui abbiamo due uomini che hanno appena duellato, ovviamente il cuore di una donna, uno dei due però chiaramente deve soccombere. In questo caso, obiettivamente, quest'uomo sente ovviamente un grosso peso, un peso sul cuore, perché il 3 di spade, appunto, rappresenta generalmente un cuore trafitto. Quindi, in realtà, lui sente di aver perso qualcosa standovi lontano, cioè teme l'eventuale presenza di una terza persona, nel caso in cui voi siate impegnate, pensa che voi possiate riavvicinarvi al vostro compagno ufficiale, oppure teme comunque che voi possiate pensare che lui si possa riavvicinare alla compagna ufficiale. Cosa che non sta avvenendo, perché c'è un 3 di spade, è una persona che si sente profondamente sola, è una persona che si sente triste, è una persona che si sente abbandonata, è una persona che in qualche modo non riesce a lasciare andare né la compagna ufficiale ma nemmeno voi. Quindi è una persona ferma in una sorta di eterno bivio, è una persona che non sa decidere, ma non perché non sappia che cosa gli faccia bene o cosa lui possa volere. Il problema è che sa perfettamente che di fronte ad una sua scelta una delle due persone andrà sicuramente a soffrire, cioè o voi o la compagna ufficiale. Quindi è una persona che fa veramente fatica a prendere una posizione e tutti questi pensieri, particolarmente pesanti perché è un 3 di spade, gli stanno balenando nella mente. Cioè questa persona, nonostante possa essere appunto in vacanza, o a breve lo sarà, non solo non si sta affatto divertendo, ma sta male interiormente perché, vi ripeto, si sente sola, senza di voi, perché in qualche modo sta rimuginando sui suoi stessi errori, sulle sue incapacità di scegliere, di decidere, si sta dando anche la colpa, quindi sta anche riflettendo su particolari errori che lui possa aver compiuto. Quindi qui parliamo anche di sensi di colpa, parliamo anche di rimorsi, ma ahimè parliamo anche di rimpianti. Cioè, vi ripeto, questa è una persona che teme di potervi perdere. Quindi sicuramente una persona che sente un dolore profondo, perché il 3 di spade è la carta della perdita. Quindi sente che voi potreste allontanarvi da lui proprio in virtù di questo allontanamento, anche di questa stessa vacanza. Vi ripeto, o perché voi possiate riavvicinarvi al vostro compagno ufficiale nel caso in cui voi siate impegnate,
o perché, per esempio, in preda ad una forte gelosia, voi possiate comunque pensare che lui possa riavvicinarsi alla compagna ufficiale, quindi sia il caso comunque di lasciar perdere per non soffrire ed essere ingannate. Cioè, effettivamente ha in questo momento dei pensieri particolarmente negativi questa persona, Quindi obiettivamente teme la perdita, la sente molto forte dentro di sé. Quindi il Tre di Spade parla di dolore, di afflizione, di sofferenza, ma vi ripeto, è comunque una persona che fa fatica a in qualche modo uscire da questa situazione. Quindi in questo momento fa fatica anche a vedere una via d'uscita e quindi rischia di rimanere impantanata in una situazione di difficoltà. È chiaro che questo Tre di Spade che apre la stesa è una carta particolarmente forte e significativa, perché non solo non ci parla di una persona che in qualche modo possa, per esempio, essere occupata nel trascorrere dei giorni di vacanza, ma è una persona che sta anche pensando in maniera, direi, piuttosto pessimistica anche al futuro, cioè al ritorno da voi. Quindi è una persona che veramente in questo momento è molto nervosa, è molto sfiduciata, ha molti dubbi e sente dentro di sé una gran paura, una situazione di allontanamento da voi che però gli pesa più del dovuto o di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Quindi in realtà, ragazzi, il Tre di Spade parla anche di disordine, di disequilibrio psichico. Un momento un po' di smarrimento, sta vivendo questa persona. Quindi anche momenti di ansia, difficoltà di concentrazione. Potrebbe avere anche delle problematiche in ambito professionale o in ambito finanziario, però passano in seconda battuta rispetto proprio alle questioni di cuore. Quindi obiettivamente una persona che in preda a questi pensieri così negativi, a questo malcontento, a questo esaurimento delle energie psicofisiche, potrebbe scatenare anche dei grandi litigi con la compagna ufficiale, perché il Tre di Spade parla proprio anche di, vedete, duello, quindi litigio con la compagna ufficiale. Quindi questa è una persona che non sta affatto bene e a cui sta pesando tantissimo il dovervi stare lontano. Ma perché, come vi ho detto a inizio stesa, non è una persona che vive bene le triangolazioni. È una persona che interiormente tende a pensare troppo, a rimuginare troppo e quindi fa fatica a vivere bene queste situazioni. Però, ahimè, il Tre di Spade, vi ripeto, parla di una persona che non sa effettuare una scelta perché in qualche modo tende troppo a temporeggiare, a pensare troppo, a rimuginare troppo e a non vedere una via d'uscita che in realtà potrebbe esserci. Basterebbe però ovviamente agire con maggior coraggio, ma il Tre di Spade non parla di coraggio, parla appunto di esaurimento di forze. Quindi è un periodo particolarmente negativo per questa persona, E sta vivendo molto male lo starvi lontano, probabilmente molto più di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Vediamo in questa posizione cosa vede di bello in voi nel vostro rapporto. E qui abbiamo la carta della temperanza. Allora, la speranza c'è. La temperanza parla comunque di tempistiche lunghe, quindi evidentemente questa persona sa che voi siete la sua guarigione, perché la carta della temperanza parla di guarigione, parla di un risanare queste energie, parla comunque di un ricominciare una vita sotto nuove vesti, con nuove prospettive. La temperanza parla di riequilibrio di forze, parla di un ritrovarsi, anche di comunicazioni, perché la temperanza prevede anche comunicazioni pratiche e parla anche di un ritorno da un viaggio
che può riportare appunto alla calma e alla tranquillità, alla serenità. Cioè, o evidentemente vi siete lasciati male, quindi magari con una discussione, oppure questa è una persona che ha vissuto, vi ripeto, molto male il vostro ultimo incontro perché sapeva sarebbe stato l'ultimo, dopo magari una discreta pausa. Cioè, o questa è una persona che andrà a fare un viaggio effettivamente non di qualche giorno, ma magari particolarmente lungo, o vi ripeto, vi siete lasciati in malo modo, per cui magari c'è stata una discussione, non siete riusciti a chiarire bene, oppure una persona che effettivamente sta vivendo molto male, proprio caratterialmente, questo momento di allontanamento. Fatto sta che comunque questa persona pensa e spera, temperanza, di poter in qualche modo fare affidamento ad un ritorno, anche se obiettivamente qui la temperanza parla di tempi lunghi. Quindi evidentemente pensa che sicuramente questo momento di allontanamento non sia, diciamo così, positivo per la vostra storia, perché potrebbe essere foriero di appunto disequilibrio, allontanamento anche e soprattutto da parte vostra, di gelosia e anche evidentemente di presenza di rivali che potrebbero pesare su di lui ma anche e soprattutto sulla vostra coscienza. Cioè questa persona teme anche che voi possiate, per esempio, nel caso in cui siate libere, incontrare ovviamente qualcun altro e quindi decidere di lasciarlo perché è lui lontano. Quindi ha tanti brutti pensieri questa persona, obiettivamente, molto negativi. Ma con la carta della temperanza spera in un ritorno, proprio perché in qualche modo si affida ai sentimenti che vi legano. Perché la temperanza parla comunque di dolcezza, parla di tenerezza, parla comunque di voglia di stare insieme, vedete, di riportare ad una sorta di riequilibrio della situazione. Quindi sa che comunque in futuro questo allontanamento, questo momento di distacco comunque andrà ad essere risolto, ma con tempistiche lunghe e con una certa lena, cioè una persona che sa che dovrà lavorarci su parecchio, perché evidentemente potrebbe pensare che dal vostro punto di vista questa vacanza non sia stata utile, non sia utile per approfondire il vostro rapporto, ma anzi sia un momento ostacolante che contribuisca per esempio a sfilacciare il vostro rapporto. Ma spera. La speranza ovviamente è il significato primario della carta della temperanza, cioè con il tempo, con fiducia, con discrezione, con buona lena, la situazione andrà a migliorare e soprattutto, vi ripeto, conta di chiamarvi, di sentirvi, perché la temperanza parla proprio di contatto tramite una telefonata, un SMS, un rivedervi, un riabbracciarvi. Quindi la speranza c'è. Vediamo però a questo punto gli ostacoli, cioè su cosa non fare affidamento in riferimento a questa persona. E qui abbiamo l'otto di spade. Allora, questa è una persona che se la canta e se la suona tutto da sola. Perché? Questa persona tende a, vi ripeto, impensierirsi, rimuginare, pensare, di nuovo spade, troppo e ad agire troppo poco. L'otto di spade è la carta di chi potrebbe, volendo risolvere una buona parte dei propri problemi, ma non lo sa fare e non lo vuole fare. L'otto di spade è la carta di chi a causa del suo mal pianga se stesso. Cioè, obiettivamente, questa è una persona che si crea da sola, con le proprie stesse mani, problemi che potrebbero non esserci o non essere così pesanti, ma che purtroppo tendono ovviamente a diventare sempre più grandi perché lui non li affronta. È una persona che ovviamente tende in qualche modo a ingigantire delle piccole problematiche
facendole poi lievitare, diventare dei problemi più grandi di quanto potrebbero effettivamente essere, e fa anche fatica a risolvere questi problemi e queste problematiche. Quindi in realtà è una persona che vede nemici, rivali, fantasmi ovunque, perché tende a preoccuparsi, ad agitarsi obiettivamente troppo su situazioni che in realtà si potrebbero risolvere con maggior raziocinio, calma, temperanza, prendendo la situazione in mano in maniera concreta, senza fantasticare solo ed esclusivamente sul negativo, e risolvendola concretamente. Ma qui abbiamo un individuo che fa fatica a poggiare bene i piedi per terra, che fantastica troppo e male, che si concentra solo sugli aspetti negativi di ogni situazione, una persona che, vi ripeto, vede nemici ovunque, teme pettegolezzi, teme malelingue, teme di essere spiato. È una persona, direi, un po' spaventata della vita, cioè tende poco ad agire in maniera concreta, coraggiosa, temeraria. Tende invece a lasciarsi in qualche modo bloccare anche da delle piccole situazioni, da dei piccoli ostacoli che lui stesso, con questo continuo pensarci, poi ingigantisce, senza però prendere in mano la situazione. Cioè, mi manchi, faccio di tutto per contattarti. Temo di perderti, faccio di tutto per farti sentire la mia presenza al tuo fianco, nonostante sia a parecchi chilometri di distanza con un'altra persona. Lui questo non lo sa fare. Quindi è obiettivamente una persona che, volendo, ovviamente l'otto di spade ci riporta a questo, cioè una persona che, volendo, potrebbe vivere anche meglio questo momento, non lasciandosene scoraggiare, ma non lo sa fare e di conseguenza è in grande difficoltà. Ma lui crea le sue stesse difficoltà, perché, vi ripeto, è una persona che sa gestire male i momenti critici della sua vita. Non li sa gestire con forza, vi ripeto, con temerarietà, con coraggio. È una persona che, ahimè, si lascia un po' troppo scoraggiare dalle situazioni. E vi ripeto, tende a ingigantire i problemi. Non agisce in maniera concreta questa persona. Pensa troppo e pensa male. Vediamo in questa posizione ovviamente speranze ma anche paure. E qui abbiamo la carta della forza. Allora, questa persona ovviamente è molto attratta da voi, perché la carta della forza parla sicuramente di attrazione, parla di chi, vedete, sa di dover poi fare leva anche su questa attrazione, questo rapporto molto forte che c'è fra di voi, un rapporto pepato e che potrebbe affrontare o che ha già affrontato, tipico della forza, in passato momenti di, diciamo, negatività, proprio perché caratterialmente, evidentemente, tra di voi ci sono degli elementi di incompatibilità che però, invece di in qualche modo portarlo ad allontanarsi da voi, lo spinge verso di voi, lo attrae, lo eccita molto, sino a diventare a volte geloso di voi, perché la carta della forza, vedete, è qualcuno che sta cercando di trattenere qualcosa che ha valore, che per lui ha molto valore, che lui stima, che apprezza molto, che desidera molto, qualcosa di molto bello, che però lui teme possa sfuggirgli. Dunque, in realtà, questa persona più teme di perdervi e più in realtà è portato a desiderarvi, a volervi, in una sorta di gioco, diciamo, di attrazione e repulsione. Cioè, più questo 3 di spade, questo 8 di spade si fanno sentire nella sua testa, nei suoi pensieri, nel suo cuore, più lui vi desidera e rimane morbosamente attaccato a voi. Quindi obiettivamente è una persona che
vi desidera tantissimo, vi ripeto, con la carta della forza. È una persona che prova una folle passione nei vostri confronti. Ecco perché la temperanza, ecco perché comunque ha la speranza, perché sa di non poter fare a meno di voi, la carta della forza. Perché sa che queste difficoltà e anche asperità caratteriali che potrebbero esserci tra di voi, in realtà sono il collante, soprattutto da un punto di vista erotico, per cui dopo un momento di distacco ci si ritrova e ci si ritroverà con grande eros e passione. Quindi in realtà è una persona che sì, tende a vedere la situazione in maniera molto negativa. È una persona anche molto gelosa, perché la carta dell'8 di spade accanto alla carta della forza parla proprio di possessività e di gelosia. Quindi lui è molto geloso di voi, ma pensa anche che voi siate gelosi di lui. E dunque questa situazione lo preoccupa, però ne vede anche il contraltare, e cioè la forte eccitazione che sente, prova in questo gioco, diciamo, di amore e odio, proprio perché obiettivamente si sente ancora e sempre più legato a voi. Cioè più teme di perdervi e più rimane ovviamente attaccato alla vostra persona. Questa è una persona, un individuo che fa fatica a vivere in maniera equilibrata e sana i rapporti, Perché probabilmente questa persona in un rapporto che funziona tranquillo e sereno tenderebbe ad annoiarsi particolarmente, mentre in un rapporto così difficile, ostacolato, probabilmente proprio la paura di perdervi, la gelosia, porta a degli apici incredibili, questa sensazione adrenalinica che prova sotto pelle, per cui se ne sente particolarmente appunto eccitato, coinvolto, al punto da sentirsi sempre più legato a voi, quindi riesce a non annoiarsi nel rapporto con voi. Quindi la carta della forza ci parla di un desiderio. Non vede l'ora di vedervi, non vede l'ora di avervi fisicamente e di sentirvi, perché la forza parla di contatto. Quindi sa che ovviamente per potervi riavere al suo fianco dovrà fare leva su ciò che vi unisce particolarmente, cioè il desiderio fisico. Quindi questa persona già conta di potervi riconquistare, anche se con la temperanza, abbiamo detto, sa che probabilmente le tempistiche possono essere lunghe, ma vuole farlo, non vede l'ora di sentirvi, di vedervi. Vediamo in questa posizione invece l'ambiente familiare, come può in qualche modo appunto condizionare anche il rapporto con voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 6 di bastoni. Allora, vi confermo che questa persona ha comunque in mente un viaggio, perché il 6 di bastoni parla proprio di un allontanamento, ovviamente non per quanto riguarda i sentimenti, quindi una distanza fisica che verrà in qualche modo imposta tra voi e lui. Quindi è previsto un viaggio, uno spostamento. Non sarà però un viaggio particolarmente lungo, perché ovviamente è una carta di grado sesto, quindi parliamo sicuramente di un viaggio breve, che però questa persona andrà a fare. Con 6 di bastoni, o ovviamente anche la presenza di amici, oppure di parenti, colleghi, comunque conoscenti. Cioè non è un, diciamo, viaggio che lui ovviamente affronterà da solo con lei, o nel caso in cui abbiano figli, con i loro figli. Ci sono altre persone che potrebbero ovviamente far parte di questo spostamento, di questa vacanza, o all'ultimo minuto, quindi amici che si aggregano all'ultimo momento, oppure questa persona andrà a trovare degli amici o per esempio dei parenti, magari genitori che abitano da tutt'altra parte. Quindi non sarà ovviamente un viaggio romantico da luna di miele tra lui e la compagna. Qui ci sono altre persone che appunto si uniranno a questo spostamento, a questo viaggio, che vi ripeto sarà breve. Parliamo di un 6 di bastoni, quindi sicuramente
questa carta ci parla comunque di un tentativo di fare buon viso a cattivo gioco, perché le carte di grado sesto appunto parlano di un allontanarsi da situazioni conflittuali. 5 di bastoni, che precede il 6 di bastoni, che parla di conflitto, un conflitto agito con altre persone o anche un conflitto interiore. Quindi cercherà in qualche modo di momentaneamente allontanarsi da brutti pensieri, che però abbiamo visto in realtà lo seguiranno ovviamente man mano. Cioè lui cercherà, fingerà, direi, di trascorrere una vacanza in serenità, ma ricordate sempre questo 3 di spade e 8 di spade che lo seguono interiormente. Però è chiaro che sarà piuttosto abile nel fingere invece una certa, diciamo, propensione alla serenità. Il 6 di bastoni non parla di divertimenti, non è un 3 di coppe, quindi non parla di svaghi, non è un 10 di coppe, non parla di felicità familiare, è un 6 di bastoni, quindi ci saranno delle situazioni in qualche modo piacevoli con terze persone, quindi vi ripeto, amici, familiari, parenti o anche colleghi, ma non vivrà momenti di tête à tête con la compagna ufficiale. Vediamo in questa posizione il filo rosso che unisce ancora voi a questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo meravigliosa carta, 10 di coppe. Allora, tra voi e questa persona, proprio a livello karmico, c'è ancora un percorso da compiere. Quindi, nonostante questa lontananza, questo momento di separazione che possa diventare comunque un momento pesante per voi e ovviamente per lui, questa persona tornerà da voi, 10 di coppe, cercherà di nuovo di contattarvi e tra l'altro conta di farlo entro breve tempo, perché il 10 di coppe è una carta che parla di tempistiche veloci. Quindi sicuramente questa persona vi contatterà, vi vorrà vedere, perché il 10 di coppe parla di incontro fisico, generalmente in un ambiente casalingo. Quindi o voi potreste recarvi a casa di questa persona oppure lui a casa vostra per potervi rivedere e riabbracciare. Quindi questa è una persona che sicuramente pensa ad una riappacificazione o comunque ad un riequilibrio della situazione, ve lo dicevo con la temperanza. E soprattutto parla di incontro in un ambiente casalingo, 10 di coppe, o comunque un ambiente per voi quotidiano, frequentato, conosciuto. Cioè, per esempio, rivedervi nello stesso posto in cui solitamente vi incontrate. Quindi qui c'è ancora un percorso da compiere con questa persona. Non è finita qui, non vi preoccupate perché chiaramente questa vacanza pesa tanto a lui quanto a voi. Anzi, a mio avviso pesa più a lui, perché effettivamente è una persona molto gelosa e possessiva, che ha dei brutti pensieri di perdita, cioè teme di perdervi. Ma assolutamente qui c'è ancora del percorso da compiere. Quindi non è una persona che ovviamente tende a sparire o sparirà nella vostra vita, assolutamente no. Qui c'è la voglia e la volontà di ricontattarvi e di rivedervi. Vediamo in questa posizione il consiglio che viene dato invece a voi, ovviamente dagli arcani. E qui abbiamo il fante di spade. Allora, cercate di agire con furbizia, cercate di tenere d'occhio la situazione, ma ovviamente non lanciatevi immediatamente tra le braccia di questa persona, tenendo conto solo dei vostri sentimenti o dei vostri desideri. Perché il fante di spade parla di prestare attenzione a delle piccole verità che questa persona potrebbe avervi taciuto. La carta di spade, tutte le carte di spade, parlano di
qualche bugia di troppo, non grosse menzogne, perché è un fante di spade. Ma questa persona potrebbe non avervi parlato di alcune problematiche, appunto spade, che potrebbero preoccuparlo e che potrebbero in qualche modo caratterizzare la sua esistenza, ma di cui lui non vi ha parlato. Quindi cercate di prendere il più possibile informazioni necessarie e utili per poter decidere effettivamente del vostro futuro, perché rispetto a tutti e quattro i fanti, il fante di spade è l'unico fermo che prende informazioni più che darle. Quindi cercate in qualche modo di, vi ripeto, agire con prudenza in riferimento al vostro cuore e ai vostri sentimenti, perché c'è proprio la necessità di prestare attenzione a delle piccole, vi ripeto, verità che però potrebbero fare la differenza in riferimento a delle decisioni che voi potreste andare a prendere in futuro. Quindi vi ripeto, non sono verità particolarmente gravose perché è un fante di spade, ma questa persona potrebbe non avervi parlato di difficoltà che in realtà lo preoccupano, magari anche questa gelosia che prova nei suoi confronti, la paura di perdervi. Sono comunque verità importanti che potrebbero comunque darvi un'idea della caratterialità di questa persona. Quindi anche situazioni comunque, perché no, positive per ovviamente voi, che però questa persona vi nasconde, vi tace, di cui non vi parla, che però potrebbero invece in qualche modo aprirvi ad uno spiraglio di maggior chiarezza in riferimento a questa situazione. È chiaro che ovviamente nel caso in cui questa persona riesca ad aprirsi a voi e parlarvi delle difficoltà, dello starvi lontano, del fatto che in qualche modo voi gli manchiate, è qualcosa che a voi sicuramente potrebbe far piacere, anzi direi molto piacere. Quindi potrebbe far capire a voi che questa persona a voi tiene. Ma dovete cercare di portare questa persona furbamente, come è tipico appunto del fante di spade, a parlarvi di più, ad aprirsi di più a delle verità che questa persona però vi tace. Oppure, vi ripeto, potrebbero essere informazioni importanti in riferimento al rapporto ufficiale che questa persona vive, di cui non vi parla. Cose che potrebbero invece, vi ripeto, interessare a voi. Quindi il fante di spade parla di furbizia, di prudenza e di attenzione, di cercare informazioni, ovviamente anche direttamente, chiaramente nei confronti di questa persona, ragazze, però senza fargli il terzo grado, ma vi ripeto, guardate, con furbizia e attenzione, facendo luce in riferimento a situazioni sconosciute. Quindi cercate di ovviamente trarre più informazioni possibili in riferimento all'interiorità di questa persona, cosa prova realmente per voi, oppure per esempio riguardo al rapporto con l'altra donna, perché ci sono delle informazioni che vi sfuggono e che invece per voi sarebbero importanti. Cioè cercate di far parlare questa persona. Vi ripeto, non necessariamente di fare domande dirette, ma di prestare attenzione a qualsiasi movimento questa persona faccia nei vostri confronti, atteggiamenti, emozioni che possano trasparire dal suo linguaggio, per esempio, corporeo, dal suo sguardo, dal suo tono di voce. Tutte informazioni necessarie per capire cosa questa persona provi effettivamente per voi e per l'altra donna. Vediamo dunque in ultima posizione il futuro, quindi i prossimi giorni, prossime settimane, che cosa accadrà tra voi e questa persona in riferimento appunto a questo momento dovuto, ahimè, di allontanamento. E qui abbiamo l'asso di bastoni, ragazzi, ma che carta meravigliosa, tra l'altro, guardate, ovviamente, questo è un bastone, ovviamente, con una giarrettiera, dunque questa è una persona che non vede l'ora, asso di bastoni, che ovviamente si rifà immediatamente all'elemento fallico per eccellenza, quindi persona che a breve vi chiamerà, vi cercherà proprio per potervi rivedere. Ve l'avevo detto con il 10 di coppe e con la carta della forza. Allora, vi ribadisco sicuramente delle tempistiche molto più brevi rispetto chiaramente a questa temperanza, cioè
Questa è una persona che ovviamente conta di scrivervi a breve, non vede l'ora ovviamente di vedervi a breve. Tra l'altro l'asso di bastoni parla sicuramente di un contatto o addirittura di un vero e proprio incontro entro i prossimi 10 giorni o comunque entro la prima decade di un mese. Vi faccio un esempio: nel caso in cui voi vediate questo mio video ovviamente negli ultimi giorni del mese di luglio, entro i primi 10 giorni, la prima decade del mese di agosto, questa persona sicuramente si farà sentire, d'accordo? Quindi qui abbiamo sicuramente una situazione che si andrà a sbloccare, ovviamente, quindi o entro grosso modo una decina di giorni o entro la prima decade del mese in cui andrete a vedere il video, o ovviamente del mese successivo nel caso in cui voi andiate appunto a vedere questo video negli ultimi giorni del mese precedente. Di conseguenza sicuramente questa è una persona che ha intenzione di scrivervi e di portare a reinizio il vostro rapporto, quindi sicuramente sarà un inizio che accenderà la propria passione con grande entusiasmo. E ovviamente l'asso di bastoni, vi ripeto ragazzi, inevitabilmente rispetto agli altri assi parla proprio di vigore fisico, quindi di erotismo e di sessualità agita. Quindi sicuramente questa persona conta di ovviamente chiamarvi, ma sarà ovviamente un contattarvi per potervi rivedere. Quindi ovviamente un contatto che ovviamente precederà un incontro. Sicuramente questa persona ha intenzione di vedervi perché vi desidera, asso di bastoni, quindi è una persona che fa fatica a in qualche modo stare lontano da voi proprio perché ovviamente vi desidera particolarmente, proprio perché siete espressione di tutto ciò che per questa persona rappresenta l'erotismo, l'ideale, la bellezza fisica, e ovviamente una persona che si sente particolarmente rinvigorito nelle proprie energie sessuali nel momento in cui ovviamente sta con voi, vede voi e ovviamente può riabbracciarvi. Cioè l'asso di bastoni, ragazzi, parla di energie, soprattutto di virilità, cioè questa persona si sente particolarmente virile stando accanto a voi, cioè rappresentate una sorta di autoaffermazione per questa persona, cioè al vostro fianco questa è una persona che si sente finalmente soddisfatto in tutti i suoi bisogni e necessità ovviamente fisiche. D'accordo? Quindi l'asso di bastoni parla di fermento, parla di energia, parla di rinnovamento, parla di riappacificazione, parla di un ritrovarsi, parla di un cambiamento che porterà ad una maggior padronanza della situazione e dunque ad un momento di grande affermazione del vostro rapporto. Parla di lettere importanti, parla di notizie importanti, quindi a mio avviso questa persona si aprirà molto di più in riferimento al vostro rapporto, vi farà capire che comunque voi mancate realmente a questa persona e che dal suo punto di vista non è finita e non deve finire. Parla di conquista o riconquista, ve lo dicevo con la carta appunto della forza, cioè questa persona sente proprio la necessità di riconquistarvi. Evidentemente ha provato una grande paura e prova una grande paura nello starvi lontana questa persona, obiettivamente teme proprio di perdervi, cioè teme che questo allontanamento, anche se di pochi giorni, come vi dicevo con il 6 di bastoni, però può provocare effettivamente un allontanamento importante. Ecco, questa persona vuole assolutamente riprendere questo rapporto. Tra l'altro, ovviamente, questo asso di bastoni ci parla di una sessualità non agita con la compagna ufficiale e di autoerotismo che questa persona potrebbe invece praticare stando lontano da voi. Ecco perché obiettivamente non vede l'ora di tornare da voi, proprio perché obiettivamente pensa di chiaramente aver bisogno proprio fisicamente di voi. Cioè evidentemente questa è una persona che aveva sottovalutato questo momento di allontanamento. Evidentemente per questa persona questa vacanza peserà molto più che a voi. Dunque vi ripeto, questa è una situazione molto bella,
questa persona appena avrà occasione di sentirvi lo farà, vi chiamerà, vi contatterà, ma in virtù del desiderio di vedervi. Quindi vi proporrà un incontro e qui sicuramente c'è un momento di sessualità agita. D'accordo? Quindi qui sicuramente vi lascerete di nuovo andare all'eros e alla passione, cosa che lui non sta vivendo con la compagna ufficiale. Ora ovviamente estraiamo 3 carte, 3 oracoli, appunto dagli oracoli delle fiamme gemelle di Agata Giordano, per ovviamente estrapolare 3 pensieri che questa persona appunto potrebbe voler rivolgere a voi in questo momento. Vediamo un po'. Nonostante ovviamente questa persona debba ovviamente obbligatoriamente in questo momento starvi lontano, ma vediamo appunto cosa vorrebbe dirvi se chiaramente potesse parlarvi e che magari appunto vi dirà, perché no, a seguito di questo appunto ritorno da voi successivamente a questa vacanza. Vediamo un po'. Perfetto, allora in questa posizione abbiamo, aspettami, vedete ragazzi che questa è una persona che ha veramente tanta paura di perdervi, ma veramente tanta, È difficile trovare una stesa obiettivamente del genere, in particolar modo in storie clandestine, ma in realtà è una persona che ha il terrore, direi, di perdervi, quindi vi sta in realtà implicitamente chiedendo di aspettarla, nonostante evidentemente, vi ripeto, questo allontanamento non si protrarrà proprio per tantissimo tempo, ma evidentemente per questa persona sarà comunque un momento di grande difficoltà e teme che possa esserlo anche per voi, al punto da in qualche modo lasciarvi sfuggire via. Questa è una cosa che lo terrorizza, In questa mia posizione abbiamo non dimenticarmi, ovviamente nel caso in cui in particolar modo, vi ripeto, l'ultimo vostro incontro sia stato, o anche vostro messaggio, sia stato particolarmente duro, magari proprio da parte vostra, ecco, questa persona vi sta chiedendo di non allontanarvi da lui, perché obiettivamente non è ciò che vuole. Vi ribadisco il concetto del 3 di spade, cioè questa persona ha tanta paura, ha molta paura di perdervi. È una stesa veramente molto specifica e particolare. Mi capita di rado, devo essere sincera. Vediamo in terza posizione. Ecco, ti ho mentito. Cosa vi dicevo ragazzi con il fante di spade? Attenzione perché qui c'è qualcosa di cui questa persona non vi ha parlato. Dunque, quando questa persona ritornerà e ritornerà, vi ripeto, tra l'altro anche a breve, ve lo dicevo con questo asso di bastoni, cercate di sondare bene il terreno, perché qui c'è qualcosa, guardate, proprio in riferimento appunto al fante di spade che vi dicevo sta facendo luce, ecco, cercate di fare luce su delle verità di cui questa persona non vi ha parlato, o in riferimento ai suoi sentimenti o proprio in riferimento a qualcosa che riguarda il rapporto con la compagna ufficiale. Potrebbe non avervi parlato di qualcosa in riferimento alla compagna ufficiale che però potrebbe essere un dato importante in riferimento al vostro rapporto, di cui lui si rende conto, perché ovviamente si rende conto che questa menzogna potrebbe costare caro al vostro rapporto, quindi cercate di capire bene che cosa questa persona potrebbe avervi nascosto, ma è una persona obiettivamente spaventata dall'avervi perso, dal perdervi, che vi desidera all'ennesima potenza e che sentirete e vedrete a breve. C'è una riappacificazione importante, ovviamente come collante l'erotismo che qui è effettivamente alle stelle, ma cercate di capire su cosa questa persona potrebbe avervi mentito, perché qui, ahimè, c'è qualcosa che vi ha nascosto, perché qui mi viene ribadito già da 2 carte, fante di spade e ovviamente l'oracolo del ti ho mentito, d'accordo? Ma questa è una persona che ha paura di perdervi,
ma sa ovviamente che appunto tornerà a breve da voi, lo farà in maniera concreta, perché questa persona non ammette proprio di perdervi e soprattutto vi desidera veramente tantissimo. D'accordo? Dunque, stesa molto particolare anche rispetto alla precedente fatta, vi ripeto, nel mese di giugno, poi sicuramente terremo d'occhio la situazione, sia questa stessa situazione, ma anche ovviamente situazioni per chiunque appunto abbia un, diciamo, amante appunto nascosto e che non andrà in vacanza appunto nel mese di luglio, ma nel mese di agosto. D'accordo? Quindi vi ripeto, rifaremo entro grosso modo un mesetto una stesa di questo genere con questa tipologia di argomento, dunque sia per andare a tenere d'occhio questa stessa situazione, ma anche ovviamente per tutte coloro che hanno appunto una storia nascosta con una persona che ovviamente non si assenterà nel mese di luglio per vacanza, ma nel mese di agosto. D'accordo? Di conseguenza, mi raccomando, tenete duro, cercate di sondare bene il terreno e soprattutto ovviamente buon incontro con questa persona che si farà ovviamente sentire a breve, perché non ne può più di stare ovviamente senza di voi. D'accordo? Di conseguenza, ragazze, a presto e mi raccomando, tenete duro.